pizza di quinoa partendo dai semi, quindi dalla quinoa in chicchi. Pazzesca, buonissima, anche piuttosto facile, vediamo come fare in questo video. Dunque, gli ingredienti li vedi qua a video, magari ferma il video e scrivi gli ingredienti. Quindi partiamo dalla quinoa cotta per assorbimento, mi raccomando, deve essere cotta e ben asciutta. Io consiglio di farla anche il giorno prima, poi te la metti in frigorifero, il giorno dopo così è bella bella asciutta. Io la utilizzo sempre in questo modo la quinoa. Comunque trovi il video qui sul canale su come cuocerla. Dunque uniamo la quinoa 3 uova, quindi su queste quantità ci vanno 3 uova perché l'uovo terrà insieme l'impasto. Mettiamo un pizzico di sale e andiamo ad amalgamare per bene questo impasto. Quindi usa una spatola comoda, amalgama, dopodiché aggiungerai 40 grammi di lievito alimentare in scaglie disattivato. Trovi il link sotto il video per capire che cos'è questo lievito. Non ha potere lievitante, è chiamato anche lievito nutrizionale o parmigiano vegano. Io lo uso spesso, non tanto perché io sia vegano, non sono vegano, ma perché non consumando quasi mai latticini, quindi non uso il parmigiano nella mia cucina, salvo casi eccezionali, insomma, ecco. O come in questo caso, magari in questo video vedrai che andrò a condire la pizza con la mozzarella, ma insomma sono eccezioni. Quindi stendiamo un po' di carta da forno, lo andiamo ad ungere con l'olio, stendiamo sopra il nostro impasto di quinoa e con le mani unte andiamo a appiattire l'impasto. Quindi dobbiamo andare a stendere per formare una sorta di base, come se fosse, per intenderci appunto, una pizza, cioè l'idea è questa. Per fare questo lavoro ti puoi aiutare con una spatola, meglio se unta di olio, quindi la spatola ti servirà proprio per stendere in maniera anche bella uniforme la base per la nostra pizza, perché ricordo che dovrai farla cuocere prima vuota, quindi dovrai farla cuocere proprio per 40 minuti in forno da scondita. Questo è molto importante, vedi come vado a appiattire, stendere per bene, perché deve essere anche piuttosto sottile. Io consiglio massimo 1 centimetro. Guarda che bella. Addirittura se vogli puoi fare anche un bordo, sempre aiutandoti con la spatola, va bene. È una versione molto interessante anche per le persone che magari dicono ma a me la quinoa non mi piace. Ecco che qui hai un'alternativa sicuramente interessante, ma anche quando hai ospiti che magari li vuoi stupire con una ricetta, oltre che essere senza glutine, anche insomma senza farina, senza insomma, qui stiamo oltre senza glutine. Quindi come vedi puoi anche dargli una sorta di bordo e a questo punto andiamo a infornare per 45 minuti a 165 gradi. Questo è molto importante, non fermarti a 30 minuti magari per la fretta, perché altrimenti dopo non va bene. Quindi tu devi proprio farla cuocere molto bene prima. A quel punto dopo la vai a condire a piacere. A piacere vuol dire che la puoi condire in base a quelle che sono le tue esigenze alimentari, i tuoi gusti e quant'altro. Quindi come vedi deve essere ben cotta perfettamente. Ora, ecco, io qua ho fatto, se posso, un errore, nel senso che ci sta a mettere il pomodoro, ma tutto sommato te lo andrei a sconsigliare. Meglio, perché? Perché il pomodoro su questa base, va bene, su questa base mi va a inumidire troppo l'impasto, quindi poi dopo potrebbe magari rompersi e sfaldarsi, e questo non sarebbe bello. Quindi io consiglio di mettere magari un condimento più bianco, cioè proprio anche o non metti pomodoro, oppure se lo vuoi mettere puoi metterlo a fette. Quindi lo vai a distribuire magari con fette di pomodoro e mozzarella. Ecco, io qua mi concedo una mozzarella per la pizza, insomma, per me la mozzarella è uno sgarro quando io non mangio quasi mai latticini, però insomma ogni tanto ci sta fare qualche sgarro. Chiaramente il condimento è assolutamente facoltativo, cioè qua l'idea era di farti vedere come fare la base per la pizza, poi per il condimento insomma vai in base a quelli che sono i tuoi gusti, sia chiaro.
Ecco, questa è la pizza finita, andiamo a finire con della rucola e basta, quindi come vedi molto bella. Adesso andiamo a fare anche la prova assaggio e questo è quanto, insomma ora la tagliamo, ti faccio vedere che si taglia perfettamente. Ecco, non la puoi prendere in mano, va bene, come potresti fare con la pizza, se no si rompe, no? Ecco. Dunque, prova assaggio, chiaramente come vedi rimane perfettamente cotta. Consiglio importantissimo, farla cuocere bene prima, quindi quei 40 minuti in forno prima solo di base sono importantissimi, deve proprio stabilizzarsi, quindi 40 minuti a 165 gradi più o meno. Poi tiri fuori, condisci e li metti in forno per altri 20 minuti alzando a 190. Questo è molto importante, se no non sta. Detto questo, come vedi è perfettamente stabile, no? Guarda, vedi? Basta, quindi una sorta di pizza, quindi un piatto sfizioso, ma certamente che va incontro alle esigenze di tantissime persone che non possono o non vogliono consumare certi prodotti. Quindi perfettamente in linea con la cucina naturale senza glutine, di questo non si può. L'unico sgarro, se possiamo chiamarlo sgarro, è la mozzarella. Ecco, ripeto, ognuno poi farà in base alle sue esigenze. Buonissima, cioè quando la mangi poi non pensi più che è con una base di quinoa addirittura cotta in chicchi. Come dico sempre però chiaramente, noi con questi prodotti otteniamo un altro prodotto, cioè quando noi si chiama pizza, però se noi la paragoniamo alla pizza normale è troppo diverso, no? Chiaro, quindi è una pizza alternativa, che rispetta appunto tutte le regole che possiamo avere per le nostre intolleranze, esigenze, regimi e quant'altro. Dopo ognuno la va a personalizzare in base alle proprie esigenze personali